finalmente si parte in vacanza, siamo a Marsiglia, al bordo di MSC Musica, siamo per partire, quindi non dimenticate di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così non perdete niente. In questo video vedrete tutto quello che serve sapere prima di partire. Vi presenterò la nave, vi racconterò come è organizzata, come sono le cabine, i ristoranti e le aree comuni. Vi darò anche i trucchi e i consigli pratici su come muoversi a bordo, quanto conviene prenotare le escursioni e come organizzare al meglio le giornate nei porti senza stress. Parleremo delle attività a bordo, degli spettacoli serali, delle piscine, la palestra e il relax in spa. Vi mostrerò la qualità del cibo, come funziona il buffet, i diversi ristoranti principali e quelli tematici. Parleremo del personale, dell'atmosfera generale, delle pulizie e ovviamente del tema più richiesto: quanto costa davvero una crociera così e se ne vale la pena. Insomma, sarà un viaggio completo dentro la MSC Musica con immagini reali, esperienze personali e qualche dritta utile per chi sogna di partire. Siete pronti? Allora partiamo! Noi siamo partiti da San Rafael con un'auto a noleggio, direzione Marsiglia. Inizia la nostra vacanza. Siamo arrivate a Marseille, adesso cerchiamo taxi, quello che ci porta al porto. Il taxi dalla stazione al porto ci è costato 29 euro, era un pulmino perché avevamo parecchi bagagli, se no un taxi più piccolo costa entro 15 e 20 euro. Next. Stiamo andando. Per chi arriva invece con la propria auto, al porto di Marsiglia c'è un parcheggio enorme, custodito, ma a pagamento. Se non sbaglio, sono intorno ai 150 euro per una settimana. Siamo al porto. Andiamo a fare check-in. Venite. Prima di partire, una cosa importante. Ci sono oggetti che non si possono portare a bordo. Niente droni, niente bottiglie di acqua o di alcol e i fieri da stiri. Se li trovano, ve le tengono e poi ve le ridanno solo alla fine della crociera quando sbarcate. Per quanto riguarda i bagagli, ogni passeggero può portare 2 valigie grandi, ognuna con un peso massimo di 23 kg e 2 bagagli a mano di dimensioni ridotte. Il peso totale massimo consentito per cabina è di 100 kg. Al porto lasciate le valigie agli addetti, le prendono loro, passano il controllo di sicurezza più o meno come in aeroporto e più tardi le troverete proprio davanti alla vostra cabina. È tutto semplice. Voi intanto tenete con voi solo il bagaglio a mano o solo il zaino con documenti, caricabatterie e medicine o un costume se volete già godervi la piscina appena saliti e poi più tardi, verso la sera, troverete i vostri bagagli proprio davanti alla porta di cabina.
moi. C'est moi. It's me. And Anna, just sit close to me, please, Anna. Thank you. Welcome aboard. Thank you. Adesso parliamo un po' della nave. La protagonista di questo viaggio è MSC Musica. È una nave elegante costruita nel 2006 nei cantieri di Saint-Nazaire in Francia. Fa parte della cosiddetta classe musica insieme alle sue sorelle MSC Orchestra, Poesia e Magnifica. La musica può ospitare più di 2.550 passeggeri e quasi 1.000 membri dell'equipaggio. È lunga circa 294 metri, larga 32 e pesa più di 92.000 tonnellate. Insomma, un piccolo mondo galleggiante. La velocità massimale di questa nave è intorno ai 22 a 23 nodi, ma di solito non supera 18 nodi, ma comunque abbastanza da farci svegliare ogni mattina in un porto nuovo senza fretta. Venite, vediamo la nostra cabina che sta al ponte 8. Cabina interna con la finestra. Qui abbiamo letto, 2 letti che non useremo. Qui si può Ho 2 sedersi, poltrone e riposarsi. un tavolino. C'è una TV, c'è bar. Qui tutto a pagamento. Bellissima Abbiamo- vista, la facciamo vedere. Ah, vista bellissima. Vista vediamo bellissima, vediamo mare un pochino. Le barche di salvataggio. Allora, qui c'è programma del giorno. Qui abbiamo C'è un grande forno, specchio. 2 bicchieri per mettere il ghiaccio. Poi abbiamo l'armadio con vista del salvataggio. Qui poi mettiamo la nostra roba quando arrivano le valigie. Qui da mettere vestiti. Sì, c'è abbastanza spazio comunque. Allora, qui abbiamo bagno con la doccia. Ci sono asciugamani puliti, c'è uno specchio grande, comunque piccolino ma tutto pulito. Le cabine sono in tutto più di 1200, di preciso 1275, da quelle interne più semplici fino alle suite con balcone e area lounge privata. A bordo ci sono diversi tipi di cabine, ognuna con il suo stile e livello di comfort. Aspettiamo in teatro, ci sarà una riunione di sicurezza dove ci spiegheranno dove serve andare, cosa serve fare se ci sarà una urgenza al bordo. Dove vai? Che ne so. Ci stanno portando. A bere spritz, spero. Vediamo dove arriviamo. Bere spritz. Noi già abbiamo preso qualcosa da bere, aspettiamo che la nave parte. Qui già abbiamo diverse navi, c'è MSC Orchestra, c'è una barca tedesca e lì in fondo anche Costa Favolosa. Domani siamo al mare, vi farò vedere un po' di più dalla nave e poi arriviamo a Malaga.
passiamo tutta la giornata al mare, siamo sempre al bordo di MSC Musica. Non è la più grande nave della compagnia, ma comunque per perderci serve poco. Quindi ci serve 1 o 2 giorni per capire dove serve andare, dove si trova teatro, ristoranti, bar, così scopriamo un po' tutto. Noi abbiamo preso Easy Package per le bevande e ve lo faccio vedere. Con la MSC esistono diversi tipi di pacchetti bevande. Quello più semplice si chiama Easy e include già una buona scelta di bibite e drink alcolici fino a 7 euro. Questi pacchetti si possono anche comprare direttamente a bordo, però costano un po' di più. Quindi se già sapete che berete vino, birra, cappuccino o bibite succhi che non sono inclusi nel prezzo base, conviene prenotarli prima su internet. Sul sito MSC spesso ci sono anche offerte e sconti, quindi risparmiate sicuro e salite già tranquilli con il pacchetto attivo dal primo giorno. In ogni bar trovate il menu dove è indicato chiaramente cosa rientra nel pacchetto e spesso c'è anche un QR code da scannerizzare per vedere tutto direttamente sul telefono. Se invece volete un vino o un cocktail un po' più particolare, tipo da 9 euro, basta pagare solo la differenza di 2 euro. Quando ordinate, ricordatevi sempre di dare la tessera MSC, tutto viene registrato lì e pagherete tutto alla fine della crociera quando sbarcate, così non dovete portare con voi né carte di credito né contanti. Andiamo a trovare i nostri lettini, così ci traiamo un po'. Abbiamo preso crema solare perché il sole comunque è ancora forte, anche se siamo fine settembre. Oggi una giornata relax, approfittiamo delle piscine, di jacuzzi e poi domani arriviamo a Malaga, il nostro primo giorno dove faremo escursione, quindi non dimenticate a metterci like. Abbiamo scelto i lettini all'ultimo piano, così abbiamo una bellissima vista per tutta la giornata. Siamo alle 10, comunque c'è già tanta gente, come passiamo la giornata al mare. Tutti si sono svegliati un po' prima per venire a approfittare di sole. Il tempo è molto bello, fa caldo, adesso aspettiamo un po', poi andiamo a bagnarsi un po' in piscina, in jacuzzi. Comunque, anche se c'è tanta gente, ma la barca non mi sembra piena, quindi troviamo sempre il posto sia in ristorante, sia in buffet o i posti nel bar. Ci sono tantissimi, ve li faccio vedere piano piano tutti. E adesso guardiamo un po' diverse attività, cosa si può fare oggi, così vi presento tutto. Appena si entra, la prima cosa che colpisce è l'atrio centrale, un grande spazio su 3 piani con una cascata d'acqua e un pianoforte trasparente sospeso. Di sera con le luci soffuse è spettacolare. La nave è decorata con colori caldi, tanto legno e marmo, e ogni ponte ha un suo nome musicale. Brillante, maestoso, vivace, adagio, una vera sinfonia. Comunque, per orientarci più facilmente, vicino a ogni ascensore c'è la mappa dove potete vedere
dove siete adesso, dove ci sono diversi bar, su quale ponti, e la mappa più precisa qui. Eppure avete la lista così, dove vi spiega se serve andare a destra o a sinistra con tutti i bar. Al Ponte 5 abbiamo secondo ristorante Oleandro, che fanno i pranzi e fanno anche le cene. Le cene sono sempre divise in 2 servizi, primo alle 6:30 e l'altro alle 9. Adesso entriamo, abbiamo sempre il menù unico che cambiano ogni sera. Entriamo. Adesso stanno preparando. Al Ponte 5 c'è un bar anche che adesso è chiuso qui. Al Ponte 5 c'è anche Medical Center, se no il resto sono solo le cabine, sono quelli interni o con la finestra. Dopo questa giornata al mare ci godiamo la bellezza della natura e aspettiamo il tramonto. La sera andiamo a vedere lo spettacolo nel teatro e domani ci svegliamo per la prima tappa a Malaga. Rimanete con me, il viaggio è appena iniziato. Stiamo arrivando al porto di Malaga. A Malaga siamo scesi dalla nave la mattina presto, con il sole già caldo e l'aria che profumava di mare. C'è poco vento oggi, proprio il meteo perfetto per visitare i posti interessanti della città di Malaga. La nostra nave che è parcheggiata lì dietro. Abbiamo deciso di non prendere nessuna escursione organizzata da MSC, ma di muoverci da soli.
Dal porto si può arrivare facilmente a piedi fino alla fermata del bus turistico City Sightseeing. Sapete, quello rosso a 2 piani che passa proprio lungo il mare. Ci sono i giorni dove si ferma proprio davanti al terminal, quindi quando si scende dalla nave già c'è il pullman che potete prendere, basta prendere il biglietto. Un biglietto per 24 ore ci è costato 27 euro a persona e con questo bus si può salire e scendere dove si vuole. È un modo comodissimo per farsi un'idea generale della città quando avete poco tempo per visitare. Noi la prima tappa che abbiamo scelto è stata il Castello di Gibralfaro, la fortezza che domina tutta Malaga dall'alto, e da lì la vista sul porto, sulla città e sull'Arena dei Tori è davvero spettacolare. Poi il bus ci ha portato verso il centro storico, tra le stradine piene di locali, negozi e musica spagnola. Si sente l'atmosfera davvero vivace e rilassata del sud. Se vi interessa sapere come abbiamo organizzato la giornata, quali fermate abbiamo scelto e quanto tempo ci è voluto, presto uscirà un video dedicato sul mio canale con tutti i dettagli pratici per chi vuole visitare Malaga da solo durante una crociera. Stiamo già tornando sulla nave, abbiamo passato quasi 5 ore in città, quindi ci è bastato. Abbiamo raccolto buone esperienze, anche quelle brutte, ma in generale Malaga ci è piaciuta tantissimo. Ciao a tutti, buongiorno. Stamattina siamo arrivati nella seconda destinazione della nostra crociera. Siamo in Spagna, a Cadiz. Per voi che non conoscete ancora la città, ve la presento velocemente. È una città conosciuta per le sue vie strette con le case bianche, balconi fioriti e le piazzette piene di bar e tapas, con una musica tipica spagnola. Ora scendiamo dalla nave e andiamo a scoprirla. Venite con me. Ciao bella! Oggi con noi ci sono anche ospiti speciali, mia mamma con le amiche che mi accompagneranno a scoprire la città. Abbiamo visitato la cattedrale di Cadiz, una delle più imponenti dell'Andalusia. Dalla torre, che è la torre più alta della città, si può vedere tutto il centro storico e il mare a 360 gradi. Poi siamo passate dal mercato principale, pieno di colori, frutta, pesce fresco, sicuramente sangria e tanta vita locale con la musica tipica spagnola. Naturalmente non poteva mancare una passeggiata lungo la spiaggia dell'Atlantico, con il mare che sembra infinito, la spiaggia larga. Ci siamo pure bagnati al mese di settembre, acqua era ancora abbastanza calda. In questo video vedrete solo qualche immagine veloce della giornata, ma se volete scoprire tutti i dettagli e la nostra organizzazione completa per visitare Cadiz, troverete presto un video dedicato proprio sul mio canale. Domani dovevamo arrivare a Lisbona, una tappa che aspettavo davvero con tanta voglia, ma
purtroppo non ci andremo. A causa del maltempo e del vento fortissimo, un uragano si è avvicinato alla costa e le autorità portoghesi hanno chiuso il porto per sicurezza, quindi la nostra sosta è stata cancellata. Ci siamo rimasti un po' male perché Lisbona era una delle soste che volevo vedere di più in questo viaggio, ma alla fine non si può farci nulla perché la natura non si può prevedere. Al posto di Lisbona la nave resterà 2 giorni a Cadiz, così avremo un po' di più tempo per goderci la città, rilassarci e magari scoprire qualche angolo che il primo giorno ci era sfuggito. Buongiorno a tutti! Oggi siamo in navigazione tutto il giorno al mare, siamo partiti ieri dal porto di Cadice e domani arriviamo a Alicante. Il mare oggi è un po' agitato, però adesso è uscito anche il sole. Intanto approfittiamo di tutte le attività che ci sono al bordo. Io ne approfitto per farvi vedere la barca, così potete scoprire anche voi cosa si trova nella nave. Al Ponte 5 si trova il primo ristorante che si chiama Belle Époque. Eccolo. Comunque a noi dall'inizio ci hanno dato un servizio alle 9, ma ci è sembrato un po' tardi perché comunque in ristorante serve aspettare un po', quindi voi finite di mangiare verso le 10 di sera, può essere abbastanza tardi e quindi siamo andati a chiedere se c'è la possibilità di cambiare il servizio e nel giorno dopo, nel secondo giorno, ce l'hanno cambiato per le 6:30. Comunque non siete obbligati di venire in ristorante, ogni sera potete scegliere o ristorante o c'è buffet che è aperto dalle 6:30 fino alle 9:30 e lì potete scegliere quello che volete, invece al ristorante c'è un menù unico, quindi poi a voi di vedere se vi piace più mangiare a volontà al buffet o proprio al menù unico. C'è comunque tanta gente che viene a mangiare la sera in ristorante. Buffet si trova sul ponte numero 13, negli archi caffetteria, la cena dalle 6:30 fino alle 9:30, ma comunque anche dopo 9:30 potete sempre trovare il cibo. Appena entriamo al buffet, la prima cosa che si nota è la grande varietà. C'è sempre a disposizione tè caldo e caffè, pronti fin dal mattino fino a tardi sera. Subito dopo si trova l'angolo delle insalate dove potete comporre il vostro piatto come preferite. Pomodori, cetrioli, verdure fresche e salse di ogni tipo. Tutto molto curato e sempre ben presentato e ben riempito. Per i bambini, e non solo, c'è una sezione con patatine fritte, hamburger, wrap, sia di carne che vegetariani, oltre a qualche sandwich già pronto, perfetto da portare via se state per scendere a visitare una città. C'è anche un angolo vegano con piatti vari e persino dolci senza ingredienti animali. Poi una parte che mi piace molto è quella delle cucine del mondo. Un giorno piatti messicani, poi cubani, arabi, comunque li abbiamo assaggiati tutti e ci sono piaciuti molto. Per le bibite ci sono diverse postazioni con succhi, acqua, tè e caffè, dove potete riempire bicchieri o bottiglie in qualsiasi momento del giorno. Ogni giorno trovate carne, pesce, verdure cotte, riso o patate, ma il menù cambia sempre, quindi non ci si annoia mai. E per chi ama l'aperitivo, non mancano mai formaggi e prosciutti. E il mio angolo preferito, quello dei dolci. Ogni giorno qualcosa di diverso, panna cotta, tiramisù, mousse al cioccolato, dolci e frutta. Poi ci sono sempre diversi tipi di pasta fresca, lasagne con le salse di pomodoro, al formaggio o quella ai funghi.
E naturalmente su una nave italiana non può mancare la pizza, preparata al momento davanti ai vostri occhi, è sempre calda, croccante e buonissima. Ogni tanto abbiamo trovato anche quella integrale. Sul ponte numero 13 ci sono le piscine, qui abbiamo il parco per i bambini dove possono giocare, è aperto tutto il giorno. C'è Baby Club, qui avete orari di apertura. Sempre al 13° ponte c'è un campo per giocare calcio o basket. Siamo proprio al piano più alto. Qui siamo nella parte di spa, vendono diversi prodotti, diversi massage e lì in fondo c'è la palestra pesi. Adesso andiamo a vedere se c'è la gente motivata su questa barca. C'è qualcuno motivato da stamattina che sta bruciando colazione. Oh. Con la vista mare. Poi lì dietro c'è la sala anche per fare pesi. Continuiamo un posto per escursioni, se volete prenotare escursione proprio con MSC, e sul ponte 5 che potete vedere. Poi qui abbiamo altri negozi di elettronica, di cioccolati, di mini mall. C'è l'altro bar, Blue Velvet. E qui entriamo nel mio bar preferito che si chiama Il Tucano. C'è il teatro dove ogni sera ci sono diversi spettacoli. Teatro La Scala. Sempre al ponte 6 abbiamo i negozi dove ci sono sconti con le borse e c'è anche MSC Shop dove potete comprare tutto quello che è di marca MSC. Ci sono profumi, bottiglie, giochini, queste qui navi, c'è anche la nostra MSC Musica, ci sono i vestiti e c'è tutto quanto. Come ho detto, HD sarà aperto dalle 8 di sera. Poi se continuiamo, se c'è parfumeria con i diversi sconti uguali,
c'è un altro negozio boutique Monte Napoleone con vestiti di marca e altro bar che si chiama Golden Bar, sempre aperto dalle 6 di sera. Siamo al Ponte 7, dove abbiamo sempre il secondo piano di teatro La Scala, quello vi ho già fatto vedere. Comunque ci sono i schermi così, dove potete scegliere quello che volete, potete vedere il programma di giorno, tipo oggi. Sono diversi programmi qui, potete vedere tutto quello che potete vedere in applicazione, potete vedere sui schermi che ci sono su ogni ponte comunque. Se no poi potete trovare escursioni, il ristorante di menù, i show in teatro, i ristoranti, spa e pure la mappa se vi perdete. Subito dopo abbiamo Casino, si chiama Sanremo Casino, è aperto solo quando la barca sta al mare, quindi appena tocchiamo la terra è tutto bloccato. C'è anche un bar, sempre aperto solo dalle 7. Abbiamo una stanza, qualche studio per fare le foto. Vabbè, come siamo domenica è tutto chiuso. Poi c'è Sushi Bar. È un ristorante a pagamento, non è incluso nella tariffa. Noi non siamo mai venuti a assaggiare, quindi se qualcuno ha già assaggiato fatemelo sapere nei commenti. Lì ci sono comunque anche le porte per uscire fuori, potete fare tutto il giro di barca anche fuori. Qui abbiamo l'enoteca e bar di vini, potete assaggiare vini di paesi diversi. Poi qui c'è qualche galleria. Qui poi comunque potete trovare, adesso hanno tolto tutto, ma c'è un fotografo al bordo che fa le foto di gala night, delle serate bianche, di tutti quanti. E poi qui vi mettono le foto, potete venire a cercarli se decidete di comprarli su questo posto qui. Quindi al Ponte 7, si chiama Photo Room. Qui siamo nel bar su Ponte 13, si chiama Q32. C'è la stanza di giochi anche per bambini, c'è Lego. Accanto alla discoteca c'è una sala Virtual Games dove ci sono giochi, dove c'è hockey, qui qualche macchinette, così
piccolina, ma per divertirsi c'è per tutti. Oggi ci siamo svegliati un po' prima per assistere all'attracco della nave al porto. Vi lascio qualche immagine da ammirare. Riuscite a indovinare in quale città ci troviamo oggi? Pero no por mí, solo por cuerpos vacíos que pasan por allí. Promesas baratas, palabras sin fe. Yo te di el alma y tú qué me das a mí. No puedes conmigo, no me vas a romper. Tu traición es un fuego que me hace crecer. No puedes conmigo, ya no voy a caer. E la nostra destinazione misteriosa di oggi è... Alicante. Quando siamo scesi, abbiamo preso il pullman organizzato da MSC fino al centro e poi da lì abbiamo esplorato a piedi il centro storico. La nostra passeggiata ci ha portato fino al castello di Santa Barbara sulla cima. Oggi è uno dei simboli della città e offre una vista spettacolare sulla baia e sul porto di Alicante. Il nostro primo posto che abbiamo visitato a Alicante è molto bello, direi che ci vale la pena salire, ci abbiamo messo comunque poco tempo con una vista bellissima. Se state decidendo che posti visitare a Alicante, questo sicuramente è il posto numero 1. Passeggiando per il centro abbiamo scoperto un quartiere meraviglioso con case bianche e blu tipiche e super pittoresche, perfetto per qualche foto da cartolina. Non potevamo poi resistere a fare un salto da Zara e anche al mercato locale per qualche acquisto tipico. Partiamo con un sacchetto in più. Dopo una giornata così piena di emozioni, di colori e di shopping, siamo tornati in nave. Vi mostrerò tutti i dettagli comunque nel video completo che uscirà presto sul mio canale. Vi assicuro, ne vale la pena di aspettare perché Alicante è una città che ci è piaciuta più di ogni altra cosa. E per chiudere questa splendida giornata, guardate, un tramonto incredibile che ci aspettava con un bicchierino di vino. Cosa si può desiderare di più? Buongiorno amici, un'altra bellissima giornata che ci aspetta. Dietro di me c'è ancora il mare, ma se andiamo più avanti, vediamo la nostra prossima sosta, Minorca. Allora, oggi sarà una giornata speciale perché come il porto è molto stretto, le barche alle navi grandi non hanno permesso di entrare dentro, quindi ci siamo fermati in mezzo di mare all'ancora e adesso ci porteranno fino al porto di Mahon con le scialuppe di salvataggio. Siamo pronti. Con la scialuppa di salvataggio il tragitto è durato circa 20 minuti, anche se c'erano piccole onde,
Tutto è stato tranquillissimo e ci siamo sentiti sicuri. Una volta arrivati al porto di Mahon, abbiamo scoperto una cittadina piccola, ma davvero carina, perfetta da visitare a piedi. Ci sono le vie tranquille, negozietti tipici, bar all'aperto e un'atmosfera molto rilassata. Ci siamo fermati ad assaggiare qualche prodotto locale, bere una sangria fresca e provare anche il famoso gin di Minorca, uno dei simboli dell'isola. Assaggiamo adesso questo gin, vediamo. Come gin, non so, come gin normale, niente di Come vodka da 3 euro. di speciale. Non prenderemo la bottiglia intera. Poi un po' di shopping tra i souvenir artigianali e via di nuovo verso la nave. È stata una giornata breve, ma piena, semplice e molto piacevole. A Olbia, appena ci siamo avvicinati al porto, una piccola barca è venuta ad aiutarci per spingere la nave e facilitare l'attracco. Una manovra interessante da vedere. Come sempre, tutto super organizzato da MSC. Per scendere si doveva prendere un pullman o navetta perché il porto di Olbia è molto grande e non è possibile muoversi a piedi nelle aree operative. Abbiamo aspettato meno di 5 minuti e poi eravamo già in centro. Il centro di Olbia è piccolo ma carino, tutto si visita facilmente a piedi. Abbiamo preso il trenino turistico che ci ha portato a vedere la cattedrale di San Simplicio e i principali punti della città. Poi una breve passeggiata tra i negozietti, qualche souvenir e via. La Sardegna è splendida, mare, natura e tanta tranquillità, ma comunque per vederla davvero bene servirebbe noleggiare un'auto o partecipare a una delle escursioni organizzate da MSC che portano verso le spiagge più famose o i paesini dell'interno. Noi questa volta siamo rimasti vicino al porto ed è andata benissimo così. Con questa bella vista, con la ruota panoramica, vi saluto da Olbia. Se vi è piaciuto il mio video, mettete like, iscrivetevi al mio canale per non perdere i miei prossimi video. Ciao ciao ciao, arrivederci! Uscendo dal porto lungo la costa ci ha accompagnato uno dei tramonti più belli del viaggio. Il sole che scendeva dietro il mare, il paesaggio dorato e sullo sfondo gli aerei che decolavano dall'aeroporto di Olbia. Un finale perfetto per la giornata. Buongiorno a tutti! Siamo arrivati nella nostra ultima destinazione,
a Genova, che sta dietro di me. Oggi non siamo da soli, abbiamo anche un'altra nave che è parcheggiata a Costa Smeralda, quindi ci sarà tanta gente in città. Oggi fa bel tempo, anche se fa un po' freschino stamattina. Ci siamo vestiti e andiamo a fare un giro e venite con me. Appena scesi dalla nave, abbiamo scelto di prendere la metro, il modo più veloce per arrivare al centro e visitare l'acquario di Genova, uno dei più grandi d'Europa. Abbiamo camminato un po' perché qui era bloccato e adesso facciamo 2 e dovrebbe essere qui quell'acquario dove vogliamo andare. È stata una bella esperienza con tantissimi pesci, meduse e vasche spettacolari, perfetta anche per chi viaggia in famiglia con i bambini. Quel giorno in città c'era una manifestazione, quindi alcune strade erano chiuse e il traffico un po' complicato, ma siamo comunque riusciti a fare un giro veloce nel centro storico, tra i vicoli e le piazze caratteristiche di Genova. Siamo già tornati nella nave. Qui a Genova abbiamo visto quindi solo acquarium e un po' di centro, ma non ci andava andare più lontano, come c'era traffico dappertutto. Abbiamo deciso di fare solo un piccolo giro. La città comunque è molto vecchia, molto rumorosa e ci è bastato così. Approfittiamo ancora delle attività che ci sono al bordo e poi prepariamo bagagli e partiamo a casa. Un po' di malinconia, ma anche tanta gratitudine per questo viaggio. Traffico a Marsiglia. Buongiorno amici, la nostra vacanza si sta per finire, stiamo aspettando il nostro orario per uscire dalla nave, siamo molto tristi perché la vacanza ci è piaciuta tantissimo, ci siamo divertiti, veramente era una vacanza bellissima. Ci siamo riposati, non dovevamo pensare a niente, era già tutto pronto. Bravissimi, posso solo applaudire perché fanno molto bene il loro lavoro, vengono 2 o 3 volte al giorno anche per cambiare asciugamani, per fare il letto, per chiedere se ci manca qualcosa, per dare i fogli con informazioni importanti. Quindi pulizia davvero era tutto pulito, ci siamo trovati davvero benissimo. E un altro punto dove devo applaudire al personale di MSC perché dalla mattina alla sera c'erano sempre qualche attività. Poi per il programma di sera io 10 giorni li ho visti tutti, c'erano alcuni che mi sono piaciuti moltissimo. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Abbiamo avuto la serata bianca, dove tutti erano vestiti di bianco e ballavano pure in ristorante. Poi c'era la serata tropicale con musica latina e la serata di gala, la più elegante di tutte. Per quella occasione ci siamo vestiti eleganti e abbiamo conosciuto anche il capitano, che è venuto a salutare tutti e fare qualche foto con gli ospiti. Welcome to our gala night. Thank you again for choosing MSC Cruises for your holidays. I hope you have a wonderful experience on board the MSC Musica at every destination along our itinerary. Quindi per l'animazione do 10 su 10. Come vi ho già fatto vedere nel video, c'è sempre tanta scelta per tutti i gusti, quindi ognuno trova quello che vuole. L'unica nota è che a volte nei ristoranti o anche nel buffet, soprattutto nelle giornate in cui siamo stati al mare, c'è stata un po' di attesa. Nel complesso però per me il cibo merita un 8 su 10. E sicuro vi chiedete quanto abbiamo pagato per tutto questo. Allora, noi avevamo una promozione, abbiamo prenotato più o meno 3 mesi prima di partenza della crociera. Per una cabina con la finestra abbiamo pagato 1250 euro per persona, erano già le bevande incluse, quindi potevamo bere le bibite alcolici o non alcolici che erano inclusi nell'Easy Package, erano già le tasse incluse, le mance incluse. Noi abbiamo preso un pacchetto internet che ci costava 160 euro per 10 giorni, ma si poteva comunque prenotare anche su internet che costava un po' di meno. La prossima volta lo faremo così. Qualche spesa a bordo, tra shopping, bingo e anche un po' di casino, abbiamo speso circa 90 euro extra. In totale per una persona la crociera mi è costata 1500 euro, ma devo dire la verità, ne è valsa davvero la pena. Abbiamo voluto goderci tutto senza pensare troppo a risparmiare e credo che abbiamo fatto bene. Adesso lasciamo la nave, prendiamo le nostre valigie, torniamo a casa e poi ci vediamo per la prossima crociera che arriva presto. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, mettere un like. Ci vediamo presto. Ciao ciao ciao! Guardando queste immagini del mare, dei tramonti e della nave, posso dirlo. MSC Musica non è solo una crociera, ma è un'esperienza completa. Relax, divertimento, buon cibo e tantissime emozioni. Se state pensando a una crociera, questa è assolutamente da provare. Io porto a casa ricordi fantastici e la voglia di tornare presto.